per il nostro lavoro ci occorreranno un paio di punte da 6, un ago, possibilmente un passafettuccia, un contagiri, un paio di forbici, e per ogni pannello del top occorreranno due gomitoli di matera. Questi sono 60 metri, quindi con 120 metri andremo a fare il nostro primo pannello. Saranno due pannelli completamente identici che poi andranno cuciti sui lati e cuciti le bretelline. Veramente un lavoro molto semplice. Adesso passiamo all'esecuzione. Io mi sono portata avanti perché questo veramente è qualcosa che potete fare in completa autonomia. Quindi montate 49 maglie, scusate, le prime due maglie e le ultime due maglie andranno sempre lavorate a legaccio, quindi sempre al diritto, ferro di andata e ferro di ritorno. Per tutto il resto andremo a lavorare a maglia rasata, quindi un rigo al dritto ed un rigo al rovescio. Per iniziare andremo a fare 3 righe di maglia a legaccio, giusto per fare un piccolissimo bordino e per non fare arrotolare la lavorazione. Queste 2 righe di maglia a legaccio le andremo a ripetere prima di terminare e di andare ad avviare le bretelle. Per cui adesso sono arrivata al rigo numero 73, vado a lavorare 3 righe a maglia a legaccio. Quindi che significa? Che io sul dritto andrò a lavorare sul dritto, sul rovescio lavorerò nuovamente al diritto, e così faremo la nostra maglia a legaccio. 3 righe di questa lavorazione. Fatti i nostri 2 giri, quindi le nostre 2 righe di maglia a legaccio che equivalgono a 3 righe di lavorazione in questo caso, perché sono interrotte così, adesso vado a diminuire 5 maglie qui all'altezza dello scalfo. Questo perché? Di certo non perché vado a fare una sagomatura dello scalfo della manica, ma considerando lo spessore e l'irregolarità del filato, trovo che sia indispensabile andare a mangiarmi qualche maglia proprio sotto al sottobraccio per non fargli fare un difetto, un becco, una volta che vado a cucire tutti e 2 i pannelli, anche se sono pannelli dritti, e verrà una cucitura dritta senza dover modellare nulla. Però qui sotto trovo che sia, almeno per me, indispensabile, per cui adesso andiamo a chiudere. Dopo aver fatto questi 3 giri a maglia al diritto, andiamo a chiudere 5 maglie. Io chiudo in questo modo per fare una chiusura abbastanza morbida ed elastica. Lavoro la prima maglia, la porto sul ferro di sinistra, lavoro la prima maglia lavorata con la prima maglia del ferro di sinistra, le prendo entrambe sul retro in questo modo e le vado a chiudere assieme, le vado a lavorare assieme. Così ho chiuso la prima maglia. Ripeto questa cosa fino ad aver chiuso 5 maglie, quindi una l'ho già chiusa, 2, 3, 4 e 5, ed ho chiuso le mie 5 maglie. Cerchiamo anche qui, quando siamo in chiusura, di lavorare, di non lasciare il filato morbido, quindi cerchiamo di andare a lavorare in modo abbastanza sostenuto. Adesso terminiamo tutto il giro di andata al diritto, lavorando tutte le maglie che abbiamo sul ferro. Quindi andiamo a lavorare tutte le maglie al diritto, perché siamo ovviamente sul dritto del lavoro. Vedete? Terminato il mio giro, dove qui avevo fatto le diminuzioni, quindi diminuito 5 maglie, adesso nel giro di ritorno vado a diminuire lo stesso 5 maglie, in modo che ho tutti e 2 i lati uguali, quindi 5 maglie da una parte e 5 maglie da un'altra, e lo farò con lo stesso sistema. Quindi lavoro la prima maglia, vado sul ferro, l'appoggio sul ferro di sinistra, le prendo entrambe da dietro e le vado a chiudere, e ho così diminuito una maglia. Lo ripeto per 5 volte, quindi 2, 3, 4 e 5. Una volta che io ho diminuito queste 5 maglie, ora sarei pronta per andare a formare la mia bretellina, ma io adesso ne diminuisco altre 3.
quindi riporto il ferro qui sopra e ne vado a chiudere altre 3, 1, 2 e 3. Sono pronta adesso per lavorare le mie bretelline a maglia legaccio, però sono sul rovescio del lavoro. Potrei anche farlo da qui, io preferisco invece iniziare sul diritto, quindi arrivo fino alla fine, lavoro tutto questo ferro adesso sempre al dritto perché comunque ho la maglia legaccio, quindi arrivo a dritto fino alla fine del ferro. Arrivata a questo punto diminuisco ancora 3 maglie per come ho fatto sull'altro lato, quindi lavoro la prima maglia, la porto sull'altro ferro e le lavoro assieme, quindi 1, 2 e 3. Adesso andrò a lavorare 6 maglie per la mia bretella e le andrò a lavorare tutte al dritto, quindi inizio con 1, 2, 3, 4, 5 e 6. A questo punto volto il lavoro, lavoro nuovamente al dritto, facendo attenzione però adesso a non lavorare la prima maglia, quindi la prima maglia la passerò al rovescio, con il filo al rovescio, riporto il filo sul diritto e lavoro le altre maglie, 2, 3, 4, 5 e 6. Volto nuovamente il lavoro, la prima maglia non la lavoro ma la passo al rovescio e vado a lavorare le 6 maglie della bretellina, 1, 2, 3, 4, 5 e la prima che non ho lavorato. Tutto il resto delle maglie io le lascerò qui sul ferro e man mano andrà a crescere la mia bretella. Allora io andrò a fare la mia bretellina per questa taglia S all'incirca di 12 cm e mezzo, 3 cm, e saranno 13 righe di maglia al legaccio che corrispondono a 26 giri andata e ritorno. Quindi quando avrò fatto 26 giri andata e ritorno solo su queste 5 maglie andrò a chiudere la mia prima bretella. Ho terminato i miei giri della bretella, quindi adesso sono pronta per la chiusura e andrò a chiudere allo stesso modo in cui ho chiuso le maglie qui per il sottomanica. Quindi lavoro la prima, la porto sul ferro di sinistra e le chiudo assieme. Porto la maglia sul ferro di sinistra, ne chiudo 2 assieme e vado a chiudere tutte e 6 le maglie. In questo modo io avrò terminato la mia prima bretella. Ovviamente se a voi servirà più lunga o più corta poi sarete voi a regolarvi sui giri che dovrete fare. Quindi adesso mi lascio un po' di codina così la andrò a sfruttare per la chiusura della bretella e chiudo la mia prima bretellina. Ora io qui a me è successa una cosa, non mi sono bastati 2 gomitoli, quindi ho dovuto riprendere il terzo gomitolo per poter eseguire la bretellina. Mi è finito proprio qui il filato, quindi per chi fa una taglia S io consiglio di prendere 3 gomitoli. Sappiate che vi può avanzare diverso filato, però è meglio non rischiare, altrimenti dovrete fare qualche giro in meno, ma poi sarete veramente troppo giusti con il filato, per cui non è sicuro che vi riuscirà a bastare, cioè che 4 gomitoli vi basteranno per fare l'intero top, quindi sempre meglio prenderne 5 piuttosto che 4. Adesso abbiamo fatto la nostra prima bretella, ora dobbiamo chiudere tutte queste maglie che abbiamo qui, arrivare sino alle ultime 6 maglie che non chiuderemo ma che andremo a lavorare allo stesso modo in cui abbiamo lavorato questa bretellina. Quindi riprendiamo il lavoro, questo l'abbiamo chiuso, il lavoro l'avevamo interrotto qui, infiliamo l'ago all'interno, il ferro all'interno del primo punto e ci andiamo a riagganciare con il filato, lasciando anche qui una leggera codina, poi vi dirò perché.
Quindi lavoriamo il primo punto, lo passiamo sul ferro di sinistra, cerchiamo di tirare per bene questi due capi, perché qui potrebbe poi slabbrarsi troppo. Qui andremo poi a congiungerlo una volta terminata la chiusura. Quindi non prendiamo la codina, prendiamo il nostro filato che arriva dal gomitolo, tenendo la codina con la mano sinistra, e andiamo a chiudere le prime due maglie. Passiamo la maglia sull'altro ferro e chiudiamo così tutte le maglie che abbiamo, tranne le ultime 6, che saranno le nostre maglie che ci serviranno per la seconda bretellina. Ho chiuso tutto il mio lavoro, adesso cerco di farvelo vedere meglio. Ho chiuso tutto il mio lavoro, questa è la mia bretellina, questa è la prima bretella, questa sarà la parte che andrà sotto al braccio, e qui vedete è rimasto un piccolo scalino, ecco perché, ecco il motivo della codina, perché poi lo andremo a sistemare questa piccola parte. Ho chiuso tutte le maglie sino a rimanere con 6 maglie sul ferro, quindi 2, 4, 6, 5 che non ho chiuso e una che ho utilizzato come ultimo punto di chiusura. Vado a ripetere sempre le stesse 12 righe di maglia a legaccio, quindi io conto queste, vedete, io conto questi nodini e ne ho contati 12. Per formare questi nodini io devo duplicare i giri, quindi se i nodini sono, le righe sono 12 nodini, io dovrò fare 24 giri, 24 righe a maglia al dritto, quindi andrò a lavorare al dritto per 24 righe queste 6 maglie. Ho terminato entrambe le bretelline, ora qui io non ho nessuno scalino perché ho continuato ed ho lavorato la mia bretella, qui invece ho interrotto il lavoro, quindi questa codina adesso mi servirà per andare dal rovescio a sistemare questo scalino che per forza di cose resta. Ecco perché io consiglio un passafettuccia, perché questo tipo di filato, avendo questi pallini all'interno, è veramente molto difficile da poter cucire. Quindi io vado sul rovescio, prendo la codina che ho lasciato inizialmente quando ho riavviato il lavoro da questa parte e cerco sempre dal rovescio di andare a riformare la maglia. Qui ho una maglia che ho chiuso e devo andarla a congiungere con la prima maglia, quindi adesso faccio in questo modo: sul rovescio entro in questa maglia, questa che ho qui sotto, vediamo, cerco di avvicinare un po', vediamo se riesco. Allora, qui ho tutte e due le maglie chiuse, io entro in questa maglia, la vedete la maglia dov'è? Eccola qui, entro all'interno della maglia con il mio passafettuccia, entro all'interno di questa maglia che ho proprio che sarebbe la prima maglia, quindi questa, e mi è scappato il filo. Allora entro su questa maglia proprio qui sul bordo all'interno e rientro nuovamente sulla maglia da dove sono appena uscita, quindi rientro su questa maglia, rientro sia sulla prima che sulla seconda e vediamo adesso sul dritto. Eccolo qui, lo scalino si è nascosto e non è veramente quasi impercettibile il fatto che io abbia ripreso un lato e l'altro. Adesso io con questa codina devo cercare il più possibile di stringere questo pezzo piccolino, vedete, perché altrimenti la maglia si slabbra, si allarga, quindi devo cercare di andare ad affrancare come si deve tutto il filato che io ho fatto passare, quindi
sempre con il mio passafettuccia, cerco di entrare all'interno delle maglie, vedete queste gobbettine che abbiamo, quindi entro una volta sotto, una volta sopra e torno indietro e vado da quest'altra parte, in modo che ripasso nuovamente all'interno del punto. Quindi entro nel punto, cerco di seguire i punti che io ho già formato, ok? Quindi rivado all'interno della maglia, rientro nella maglia che avevo chiuso nel giro precedente e cerco in questo modo di affrancare come si deve questa codina. Il filato, vi ripeto, fa molto spessore, quindi l'importante è che voi riusciate a non farlo poi slabbrare, quindi a non farlo aprire nuovamente. Passo fin dove posso, cerco magari di portarla a ridosso di una parte meno visibile questa codina, perché questo misto di cotone e poliestere poi sarà difficile da andare a affrancare, andare a nascondere. Quindi qui vado a fare un nodino ed ho ecco qui, ed ho sistemato il mio angolino. Ora quello che mi resta da fare è la cucitura, e la cucitura in questo caso, proprio per il filato, non sarà proprio di semplicissima gestione, ma io cercherò di spiegarvi un sistema che vi potrà facilitare il lavoro il più possibile. Quindi premetto che andremo a cucire sul diritto, quindi non andremo a fare la cucitura sul rovescio, per cui prendiamo uno dei nostri due pannelli, perché di questi ne avremo fatti due, e lo mettiamo con il rovescio rivolto verso di noi, ok? Prendiamo il secondo pannello e lo mettiamo con il dritto rivolto verso di noi. Adesso ci muniamo di marcapunto. Io uso questi, ma voi potete usare quelli che avete, ed andiamo subito a bloccare 4-5 maglie più su dell'inizio del lavoro. Vedete, questo è l'inizio, 1 e 2 li facciamo combaciare e io vado a mettere un marcapunto qui a questa altezza, ok? Faccio la stessa cosa dall'altra parte, quindi guardo bene i due punti iniziali che sono questi. Se voi poi il vostro lavoro lo mettete, ecco così, riuscite a contare i punti, quindi 1, 2, 3, 4, 5, al quinto al sesto punto all'incirca, e mettete questo marcapunto. Ora noi andremo a cucire dal sottomanica in giù ed andremo a prendere le maglie. Allora, questo è il nostro sottomanica, queste sono le nostre bretelline e questa sarà la parte che andrà cucita. Io vi avevo detto che avevamo lasciato delle maglie di vivagno, che sarebbe quasi la cimosa, diciamo, queste due maglie che abbiamo lavorato sempre al dritto. Adesso io prendo il mio filato con il passafettuccia, non faccio delle gugliate troppo lunghe perché potrebbe annodarsi e poi rimarrebbe veramente tutto molto più difficile. Allora, lascio una leggera codina alla fine in modo che poi la posso andare a nascondere, quindi faccio un piccolo nodo, se riesco il più possibile a ridosso di una di queste inclusioni che ho, così mi fa spessore e il mio filato non si perde. Adesso
qui viene la parte non difficile, ma quella che vorrei farvi vedere nel migliore dei modi. Vediamo. Allora, una volta terminato dobbiamo mettere i nostri due pezzi, quello davanti e quello dietro, che saranno perfettamente identici, rovescio su rovescio, perché noi andremo a cucire sul dritto, ok? Quindi andremo a fermare nel sottomanica con un marcapunto, mettiamo un marcapunto proprio qui nel sottomanica in modo che non si sposti il lavoro, sia da una parte che dall'altra, ed inizieremo a cucire da sotto. Adesso io voglio farvelo vedere come si deve, perché questa è una cucitura, è semplicissima, però in questo caso, visto che abbiamo questo filato un po' particolare, ci potrebbe dare qualche piccolo problema durante la cucitura. Allora, mettiamo in piano tutti e due i nostri pezzi, quindi questo è il pezzo il davanti e il dietro. Dobbiamo iniziare a cucire dal nostro bordo. Noi abbiamo lasciato queste due maglie, adesso provo ad avvicinarmi un attimo e vediamo se riesco a inquadrarlo, ecco qui, forse così si vede meglio. Noi abbiamo lasciato queste due maglie che ci faranno un po' da cucitura interna a tutto il lavoro, perché il lavoro, essendo il filato abbastanza morbido e irregolare per alcuni versi, ci potrebbe poi andare a creare dei buchini durante la cucitura, quindi durante proprio la rifinitura di tutto il capo. Quindi noi andiamo a mettere i due pezzi così, uno a fianco all'altro, in questo modo, prendiamo un'agugliata di filo dello stesso filo, cercando di utilizzare, come vi ho detto, un passafettuccia, quindi non un ago normale, e andiamo a fare un nodino lasciando una codina, in modo che poi questa codina noi la andiamo a chiudere e la andiamo a fermare a fine cucitura. Insomma, noi dobbiamo adesso andare a cucire all'interno della prima maglia che abbiamo subito dopo le due maglie al legaccio. Quindi qui abbiamo il legaccio, noi dobbiamo entrare all'interno di questa maglia, per cui se io seguo la maglia, la prima maglia è questa, ok? Ci siamo? Quindi entro all'interno di questa maglia con il mio ago ed ecco qui che già è scappata dal passafettuccia, è scappato il filato, va bene. Allora mi sono fermata qui nella prima maglia. Adesso la prima maglia sottostante è questa. Il filo non lo tiriamo, lo lasciamo morbido, il filo della cucitura. Ora dobbiamo salire, la seconda maglia è questa, quindi vado da una parte, individuo la seconda maglia che è questa, qui faremo un po' di difficoltà perché è la maglia al legaccio. Quando poi avremo la maglia rasata, questi punti, queste V, sarà tutto più semplice. Adesso entriamo nella prima maglia, nella prima V, così. Vedete, questa è la maglia, anzi no, la prima è questa qui sotto. Questa è la maglia della maglia al legaccio, andiamo proprio nella maglia superiore ed entriamo così. Entriamo adesso nella maglia superiore dall'altra parte. Questa è una cucitura che io solitamente faccio in piano. Adesso entro nella V, mi allontano, ecco, entro nella V, ed entro nell'altra V. Vedete, io sto entrando proprio ed entro qui nell'altra V, sto entrando proprio al margine tra le mie due maglie di vivagno o di cimosa, come le vogliamo chiamare, e la prima maglia lavorata a maglia rasata. Quindi entro
da destra, oppela, una volta a destra e una volta a sinistra, una volta a destra e una volta a sinistra. Ora sarà più semplice perché abbiamo tutte le V, vedete? Quindi noi stiamo andando a cucire all'interno delle V e sul rovescio avremo queste che sono le maglie a legaccio che abbiamo lavorato in andata e in ritorno, che faranno la nostra cucitura. Continuo così sino ad arrivare all'estremità. Ed ogni tanto, ecco, arrivato adesso a questo punto, tengo la codina di inizio e tiro il mio filo da sopra a sotto, ed ecco qui che la mia cucitura è invisibile. Qui avrò il mio bordino e all'interno non si vedrà nulla e non darà fastidio. Questa è la mia codina che, se io tiro però, ecco, continua ad entrare all'interno dei punti. Quindi sempre in piano, allargando tutto il lavoro e cercando di non prendere la maglia sbagliata. Adesso siamo sulla sinistra e dobbiamo tornare sulla destra. Quindi sinistra e destra. Accidenti. Io cerco di tenere il lavoro in questo modo, con la mano sotto, in modo che capisco bene se la cimosa continua ad essere parte della mia cucitura interna e se sto prendendo per bene le maglie. Quindi adesso sono sulla destra, devo andare sulla maglia della sinistra, sulla V. Sono uscita da questa parte, adesso devo entrare in questa maglia e continuo così. Questo tipo di filato purtroppo non ci dà la possibilità di avere un tessuto molto regolare, quindi starà a noi poi andare a vedere se effettivamente stiamo cucendo tutto per bene e come si deve. Però vedete, quando io tiro il capo del filo di cucitura, qui è importante che ci sia un nodo fatto bene, io non avrò nessun tipo di cucitura all'esterno, quindi sto facendo semplicemente una cucitura semplicissima che si fa anche in altri lavori a maglia, ma in questo tipo di lavorazione e di tessuto dato da questo filato è quella che ci permette di avere un lavoro pressoché pulito e ordinato senza sbagliare. Quindi se poi noi abbiamo fatto lo stesso numero di righe per il davanti e il dietro, stiamo andando a prendere un punto da una parte e un punto dall'altra ed è veramente difficile sbagliare, anche perché noi qui abbiamo adesso, vedete, io ho preso questo punto, sono passata adesso sulla sinistra, dovrò salire nuovamente qui all'interno di questo punto e lo stesso farò da questa parte, quindi sono uscita da questo e andrò a prendere quello proprio sopra. Sbagliare è semplice, sbagliare, ma con un po' di attenzione si può evitare, insomma, lo si può evitare. Io adesso faccio qualche altro punto e questa sarà l'unica cucitura sia da una parte che dall'altra alla quale fare piuttosto attenzione. Arriveremo poi fino alla fine e qui la nostra codina la andremo a fermare per non far formare nessun becco qui da questa parte. Comunque poi il sottomanica al limite lo guardiamo assieme. Possiamo continuare così da una parte e dall'altra fino a chiudere tutti e due i lati. Dopodiché andremo a vedere come chiudere le bretelline sopra
e il nostro lavoro è finito. Una volta che abbiamo terminato le cuciture, sia a destra che a sinistra, si presenteranno in questo modo. Se voi vedete, la cucitura è quasi impercettibile all'interno. Ora vi faccio vedere, qui c'è il nostro bordino. Una raccomandazione: quando fate questo tipo di cucitura, quando arrivate alla fine, cercate di fermare queste piccole porzioni che abbiamo lasciato come rinforzo e come cucitura, insomma, come piccolo orlo, chiamiamolo così. Cercate di fermarli qui sul bordo, perché con il lavaggio piuttosto che con l'indosso queste si potrebbero alzare e andare poi ad uscire completamente al di sotto della nostra cucitura. Un'altra raccomandazione è quella di unire proprio completamente, vedete, andare a fare punto su punto, per come abbiamo fatto qui sul bordo, il bordino finale. Ora io ho già cucito una bretellina, eccola qui, e l'ho cucita con una cucitura piatta proprio per non dar fastidio, perché come vedete dalle foto la canotta può essere indossata sia a pelle nuda e sia con una t-shirt o una camicia sotto, quindi sarebbe bene non lasciare troppo bordo qui al di sotto della cucitura. Quindi io prendo entrambe le bretelline e qui ovviamente ho le mie due codine, quindi una che arriva da destra, una che arriva da sinistra, scusate, una che arriva da destra. Cerco di vedere qual è la più lunga, per me in questo caso è questa codina qui più lunga, quindi infilo il passafettuccia e cerco di fare una cucitura piatta, quindi metto in pari tutte e due le bretelline in questo modo ed entro all'interno di un punto della bretellina davanti e un punto della bretellina dietro. Il principio è un po' quello della cucitura dei lati, quasi la stessa cosa. Allora, cerco di farvi vedere bene. Io mi metto in questa posizione, il filo mi arriva da questa parte, quindi entro proprio sul bordo della cucitura, sul bordo del lavoro, scusate, della bretellina davanti. Entro nel punto successivo ed entro in tutto il punto che ho nell'altra bretellina, quindi cerco di fare una cucitura piatta. Ovviamente non potrà essere precisissima perché noi abbiamo fatto le bretelline a punto legaccio. L'importante è che sia piatta, quindi che non si veda la cucitura e che non ci sia lo spessore sotto. Entro in tutto il punto ed entro nel punto sottostante. Ora poi vedete voi se prendere una sola gambetta del punto, prenderle tutte e due. Tiro leggermente. Mi mancano adesso qui due punti. Uno è questo, il punto finale, e uno è quello dove io ho praticamente chiuso tutta la mia bretellina da una parte e dall'altra. Questo lo svantaggio di usare il passafettuccio è che spesso esce il filato, però non è un grosso problema. Quindi adesso rientro nell'ultimo punto, entro anche qui nell'ultimo punto, vedete qui c'è questo puntino qui che sarebbe il nostro nodino e questo qui che sarebbe il nostro nodino. Quindi adesso sotto sono entrata nel nodino, entro nel nodino sopra e chiudo completamente. Se voglio posso andare a fare, scusate, sono andata fuori camera, forse posso andare a fare un altro piccolo passaggio da questa parte. Una volta che io ho tutte e due le mie codine di tutte e due le porzioni della bretellina, vado a fare un nodo, quindi annodo entrambe le codine, ne faccio un paio e poi con il passafettuccia cerco di allontanarmi dal bordo della spallina, quindi passo all'interno dei punti
prima con un capo e poi con l'altro capo, in modo che mi allontano, sto andando fuori camera, scusate, mi allontano. Adesso ripasso un'altra volta qui all'interno di questi due puntini, giusto per fermarli come si deve. Quindi dicevo, mi allontano dalla cucitura, proprio dal margine della cucitura, senza tirare troppo ovviamente. Quando si incontrano entrambe le codine, vado a fare un nodino, anche più di uno, senza tirare troppo, altrimenti faccio tirare tutta la mia bretella. Quindi faccio 2 nodi, ne faccio un terzo, perché come dico sempre il cotone è un po' traditore, faccio 3 nodini e taglio l'eccesso delle codine. E così io ho formato la mia cucitura, che è sufficientemente piatta. Qui adesso andrò a sistemare magari con un uncinetto, perché purtroppo questi punti con questo filato si slabbrano un po', però il risultato è decisamente eccellente per i miei gusti. Quindi questa è la mia bretellina, questa è l'altra bretellina, e vedete che poi nell'indosso, quando guardate le foto, non si nota nulla. Andiamo dopo ad affrancare tutte le nostre codine per come abbiamo fatto qui sulla bretella, quindi passiamo all'interno del lavoro e facciamo 2-3 nodi belli stretti, 2-3 nodi, scusate. E il nostro lavoro è terminato. Se lo fate con questo tipo di filato, io ho fatto una S, ma una S, non una XS, però il filato, siccome è molto elastico, vedete, si allarga molto cede molto in larghezza, non abbiate paura. Se volete una M abbastanza aderente, quindi senza nessun agio e magari una canottierina corta, queste misure fanno anche al caso di una M. Se il seno è abbondante, non vi preoccupate, perché comunque la canottiera resta aderente e si modella molto addosso, quindi non abbiamo necessità di mettere dei punti in più e in meno qui all'altezza del seno. Ovviamente se voi volete fare poi una taglia più grande che sia comoda, quindi una M, io vi consiglio di acquistare, se volete farla con questo filato, piuttosto che 4 gomitoli, e noi abbiamo il quinto perché non basta poi per le bretelline con le misure che io vi ho dato, dovreste andare a utilizzare, scusate, 3 gomitoli per il davanti e 3 per il dietro, questo per una taglia M. Per una taglia S invece, come vi ho già detto, sono 2 gomitoli per il davanti e 2 per il dietro, e avete veramente una canottierina semplicissima che si fa in 3-4 ore, perché questo è un filato che scorre tantissimo, ha un'ottima vestibilità, un ottimo drappeggio, e per quanto vi possa sembrare pesante, una volta indossato è come se non si sentisse. Almeno chi ha fatto la foto questo mi ha detto, che è una cosa, è molto leggero, non dà fastidio. Ovvio che non può essere messo ad agosto con una maglietta sotto, perché tiene un certo tepore, ha sempre un po' di spessore, però non è qualcosa che non è indossabile in estate. Come al solito sotto nel box informazioni vi lascerò il link del mio blog, dove troverete le istruzioni, quindi vi do tutte le misure e tutti i passaggi che io ho fatto, che sono in sostanza 3 o 4, tranne queste calature nel sottomanica. Forse non le trovate subito nel momento in cui io pubblico il video, ma le troverete tra qualche ora o forse domani mattina, ma intanto per chi vuole si può iniziare questo tipo di lavoro. Vi ricordo che il filato Matera è proposto da Filati Discount in altre versioni di colori. Io ho scelto questo color salvia, infatti per me si chiamerà salvia questo top, proprio in virtù del colore che ho scelto. Però voi potete variare, insomma, e potete scegliere anche un altro colore. Se a qualcuno interessa lo sviluppo proprio completo di una misura
diversa piuttosto che dello stesso top ma con un filato diverso, mi commenta qui sotto nei commenti qui sotto, e magari vi faccio vedere come io ho sviluppato la misura esatta per una SM, perché mi piacerebbe un po' affrontare questo argomento dello sviluppo delle taglie, che ovviamente non è una cosa semplicissima, però ecco, già in un top si possono dare quelle piccolissime indicazioni per poter poi proseguire in autonomia. Io ringrazio chi ha seguito il tutorial. Se lo fate, mi raccomando, condividete sulla pagina di Filati Discount su Facebook, perché a loro volta ricondivideranno i vostri lavori eseguiti con i loro filati. Se avete piacere, venite nel gruppo Cerchi di Maglia, dove io cerco, non sono molto presente, ma anche perché c'è pochissima interazione fra noi, però speriamo che arrivino momenti più tranquilli e migliori per magari poter fare qualcosa tutte assieme. Vi lascio e ci vediamo alla prossima. Ciao!